Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovissimo video. Allora, dopo una settimana di vacanze di Pasqua, finalmente sola e andremo a pulire un pochino più nel dettaglio la casa. Allora, intanto voglio farvi vedere un po', vi voglio spiegare un po' come mi organizzo quando devo pulire la casa un pochino più approfondita. Allora, non andrò a fare i vetri, cioè non sono pulizie di primavera, perché io le pulizie di primavera, come sapete, ormai è da anni che non le faccio più perché non ho il tempo di fare le pulizie di primavera. Cioè, nel senso, non mi metto in un giorno e faccio una camera. Questo lo faccio molto raramente, cioè se vedo che bisogna fare le mattonelle del bagno le faccio quando ho tempo, quindi non ho una necessità di fare le pulizie di primavera in un certo periodo. Faccio un po' a girare le pulizie, quindi se ho tempo per una volta magari faccio su un armadio, insomma faccio un po' a girare, non mi concentro assolutamente come si fa usualmente alle pulizie di primavera, perché lavorando purtroppo non ho la possibilità di pulire una camera al giorno. Detto questo, quindi fatta questa premessa, vi volevo dire, insomma, io mi organizzo un po', ora vi farò vedere. Oggi non è una bellissima giornata e quindi andremo a fare qualcosina anche esternamente, anche se non c'è il sole, però c'è bisogno di lavare anche i balconi. Vi giro la telecamera e vi spiego un pochino come è la mia organizzazione, quindi cosa preparo, come mi muovo e poi ci mettiamo proprio all'opera. Vi faccio vedere tutto per bene. Eccoci qua. Allora, partiamo con i secchi. Ho preparato un secchio con lo straccio dove andrò ora non vado a metterlo dentro, ma lo metterò direttamente sul pavimento. Questo qui, sapone ecologico con candeggina gel, e con questo andremo a lavare il balcone. Sicuramente sarà da cambiare l'acqua, poi la cambieremo e faremo l'altro balcone. Poi ho questo secchio per le camere e qui andrò ad usare Alba Pavimenti, ma uso Alba Pavimenti giusto per dare un po' più di profumo, ecco, non perché sono entrambi buoni, uno e l'altro, cioè lo sapete che i miei detersivi per il pavimento sono Alba Pavimenti, che sia i fiori bianchi, iris, insomma qualunque tipo di colore, e in più questo qui che fortunatamente l'avevo comprato all'Eurospin e avevo fatto un po' di scorta perché ora questo non si trova più, però è veramente ottimo per tutto, pavimento, bagno, cucina, è straordinario. Quindi i due secchi, ok? Poi stracci. Allora, io vedrete quando finisco di pulire tutti gli stracci, io li vado a lavare tutti insieme nella lavatrice, quindi lavo tutto. Quindi userò questo straccio perché ho uno straccio per lavare i davanzali, ma davanzale non solo questo, ma io parlo anche della parte delle finestre, della parte bassa delle finestre, io le pulisco con un panno a parte e quindi userò questo. Poi ovviamente lo bagnerò qui, lo bagnerò qui e pulirò prima di andare a pulire l'esterno. Poi ho i miei straccetti che servono per gli specchi e per spolverare. A volte uso anche quelli tipo questo qui come spolvero, dipende da quanta polvere c'è. Però vabbè, tutto sommato alla fine in questa casa polvere non ce n'è tantissima perché gli sto molto dietro con l'aspirapolvere e comunque quando vedo polvere la tiro via. La spugna per il bagno, solo il water, e spugna per lavare gli altri sanitari del bagno, e in più poi la spugnetta, quella che ora non la trovo, però quella per pulire, insomma per pulire prima di andare ad usare questa, perché oggi il bagno andrà fatto con prima la spugna, insaponiamo e poi questo. I miei detersivi sono qui perché
Sapete benissimo che andando diciamo, da un piano all'altro ho acquistato questo cestino un po' di tempo fa per evitare di fare, insomma, di portarmi un carico di detersivi così. Allora, nel mio cestino non può mancare Netti VC Gel candeggina, che poi ho provato io di tutto, ma non mi sono trovata bene con nessuno, mentre con questo, sia come odore che come pulizia, mi trovo benissimo, che compro al Penny. Poi per ora ho Cif candeggina, ma vi devo dire la verità, non è che mi piaccia poi così tanto e non vedo l'ora di finirlo, però io uso candeggine nel bagno per andarlo a pulire, quindi qualunque tipo di candeggina, però questa non so perché vabbè, l'ho voluta provare, ma non mi piace l'odore, fa un odore quando è sui sanitari un po' sgradevole, non lo so, vabbè. Poi Quasar anticalcare per i rubinetti, questo Dual Power candeggina, quando ho finito, perché io con questo lavo il water e poi con questo invece vado a mettere lo spazzolone e a lasciarlo al fondo per lavarlo in pratica, per far venire il fondo bello bianco. Poi abbiamo questo qui che è chiaro luce vetri e poi chiaro luce multisuperficie. Questo lo posso usare anche per gli specchi, per i vetri, insomma va bene per tutto, però io lo uso, visto che ho questo qui per i vetri, questo qui lo uso per le altre superfici, per spolverare, insomma. Poi ho anche questo perché quando non devo salire sui piani, sulle parti alte, uso questo per spolverare. Comunque una spolverata gli va sempre data. Ora di qua ci spostiamo che vi spiego un po' come, oltre ai detersivi, come mi organizzo ancora. Allora, come potete vedere, dopo aver pulito, perché mi vedrete pulire, prima la parte qui, poi i balconi, i vetri non li faremo ora perché pioverà ancora, infatti se guardate il cielo non è il massimo, ho messo fuori i cuscini, le coperte, tutto fuori per prendere aria perché ancora non piove, però ci siamo quasi perché il cielo è un po' scuro. Vabbè, allora io di solito vado a togliere tutte le lenzuola, i copri, materassi, tolgo tutto e inizio ad aspirare o comunque, vabbè, aspiro di solito ogni 15 giorni, come vi ho sempre detto, aspiro con il materasso, con l'aspirapolvere. Poi per avere un'organizzazione, vedete ho tolto tutte le lenzuola che ora le porterò giù, poi una volta fatto questo che io vado a spolverare tutta la struttura, quindi la struttura, i comodini, tutto quello che c'è intorno e una volta che ho spolverato lo faccio dopo aver fatto il materasso perché andando con l'aspirapolvere con la spazzolina tira su un po' di polvere e si deposita sulla, diciamo, parte in giro in pratica, sulla parte del letto e sui comodini. Ora io faccio così che prima passo l'aspirapolvere sul materasso e poi spolvero. Voi come fate? Fate il contrario? Fatemelo sapere un po' nei commenti, cioè se spolverate prima in giro oppure fate, per dire, quando devo cambiare il letto, le lenzuola e devo spolverare, prima spolvero e poi tolgo l'ultimo lenzuolo. Se ho il copriletto, tolgo il coprimaterasso, tolgo il coprimaterasso per ultimo, per evitare che vada la polvere su, però in questo caso, siccome con l'aspirapolvere un po' la polvere andrà nella struttura, faccio prima l'aspirapolvere e poi spolvero. Quindi, poi quando ho finito di fare i materassi passo a fare questo qui, così mi tolgo anche questo qui dalla vista e lo vado a stendere nella parte esterna e poi quando ho finito di spolverare tutto faccio per ultimo i letti, aspiro il pavimento e vado a lavare. Diciamo che questa è un po' la mia organizzazione, la mia routine pulizie.
Ok, intanto ora ve l'ho spiegato e niente, ora si va vi faccio vedere un po' quello che vado a fare. Ovviamente i balconi non li faccio spesso, li faccio ogni tanto, però siccome, come potete vedere, ha piovuto e mi ha lasciato la sabbia, oggi andiamo a lavarli. Solitamente passo prima la scopa, quindi gli do una spazzata e tolgo la parte più grossa e poi li vado a lavare. Comunque iniziamo a pulire e niente, magari vediamo se ci aggiorniamo dopo, quando sono a metà oppure alla fine. Intanto iniziamo a pulire.
eccomi qui, mi fermo un attimo per dirvi, intanto mi si è scaricata la batteria, non vi farò vedere che ho lavato il bagno perché ho approfittato a lavare tutti i sanitari, ho tirato su tutto e insomma questa è una cosa che nei video di solito vi faccio vedere. Oggi mi si è scaricata la batteria e ho saltato questo pezzo. Comunque ho sistemato tutto, ho spolverato nelle camere tutto, poi ho passato anche l'aspirapolvere nelle scale su e nelle scale giù. Quindi ora io cosa vado a fare? Ho 1 e 2 secchi, quindi con entrambi i secchi andrò a lavare tutto il piano e in più le 2 scale. Se vedo che l'acqua è sporca, che di solito non è mai sporca, magari si riempirà anche un terzo secchio di acqua. Questo lo vedo diciamo volta per volta. Qui ho le robe che ho lavato e asciugato e sono da portare giù. Questi invece sono gli stracci sporchi e i detersivi che mi sono già preparata da portare giù. Lì c'è l'aspirapolvere, il pezzo dell'aspirapolvere, diciamo il filo dell'aspirapolvere, perché io per ultimo passo l'aspirapolvere sia alle scale per andare su e alle scale che per andare giù e poi già mi porto l'aspirapolvere, quindi l'aspirapolvere è già giù. Qui quando salgo mi porto il cestino dove ho tolto insomma i panni, quindi faccio una volta, vado su, porto il secchio, il cestino, lavo e scendo, e qui uguale, mi porto giù questi, poi risalgo con il secchio, lavo la scala per non fare su e in giù, insomma cerco di prendere un po' di evitare di fare troppo lavoro. Qui mi sono tolto i guanti perché sono andata a piegare i panni, a piegare, cioè a distribuire i panni da mettere a posto, e niente, do una lavata anche qui, poi vabbè, sistemerò quando ho tirato giù i 2 cestini, sistemo un po' il copriletto. E ora niente, andiamo a lavare il pavimento dappertutto. Ok, anche la scala è lavata e niente, allora non ho usato altra acqua perché questa è l'acqua delle camere su, guardate, non è nemmeno sporca, pensavo peggio. Ho lavato sia le 2 scale che le 2 camere, il corridoio e il bagno, e devo dire la verità, ho detto pensavo veramente più sporca, invece non è nera, ecco. Ora mi tolgo i guanti e giro la telecamera. Allora, eccomi qua, mi sono legati i capelli perché sto sudando. Fino a ieri si moriva dal freddo, oggi fa caldo. Volevo farvi una premessa per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti. Allora, quando vado di fretta, non posso stare a tirare su tutto quello che c'è in giro, quindi sposto e rimetto a posto. Quando vado a fare questo tipo di pulizia con un'organizzazione dietro, perché devo pulire comunque tanto, poi mi stanco, cosa faccio? Vado a tirare su tutto quello che ho nella stanza, quindi mi succede anche in cucina, tiro sulle sedie, sposto tutto quello che è, tranne le cose pesanti, però tiro via tutto quello che c'è diciamo al piano, al pavimento, in modo da riuscire a lavare il pavimento anche in modo veloce. Questo ovviamente quando ho tempo, perché se devo fare una lavata, ma una lavata veloce, non sto a tirare su, magari sposto, passo per togliere la polvere. In questo caso, quando vado a lavare per bene il pavimento, tiro su tutto e passo lo straccio. Quindi volevo farvi questa premessa qui, che
quando lavo per bene il pavimento faccio in questo modo. Poi io lavo non tutto il pavimento, se la stanza è grande o il pavimento è magari un po' più vissuto rispetto una camera rispetto ad un'altra, cosa faccio? Lo lavo in più riprese, quindi faccio il primo pezzettino, faccio stare un po' a mollo, poi riasciugo, avete visto prima faccio bagnato e poi asciutto, perché su questo pavimento, avendo le fughe così, non puoi fare asciutto, quindi devi bagnare e tirare su dopo con un secondo straccio in pratica, strizzandolo al massimo e tirare su l'acqua. Io non so voi come fate, se fate allo stesso modo oppure fate asciutto, non lo so, però su questo pavimento io devo prima bagnare e poi fare asciutto. Questo pavimento, ma anche nei bagni, preferisco che l'acqua mi stia un po' a contatto con il pavimento. Niente, vi volevo aggiungere queste due cosine. Se volete ora vi faccio vedere che io non ho finito, però il video lo chiuderò sicuramente qui. Però io non ho ancora finito, perché ora scendendo giù, se vi giro un po' la telecamera, vedrete che grande disastro che c'è. Però siccome è l'1:20, ora voi vedete al contrario, io mi fermo perché devo pranzare almeno una mezz'oretta, mi riposo e poi ho da sistemare un pochino qui, che c'è tutto. Ora vi faccio vedere, guardate, allora partendo di qua devo sistemare questo, la lavastoviglie ve la faccio vedere, è da chiudere, ora mangio, metto gli ultimi piatti e la faccio andare. La cucina fortunatamente la faccio di sera, il lavandino li faccio di sera, quindi raramente io ho il lavandino e la cucina sporchi. Quelle due piante ieri sera le ho messe un po' in acqua e le ho tolte. Vado a mettere in ordine qui il divano, ora vedo perché vorrei lavare quel telo, cambiare e metterne uno pulito, perché in questa settimana che sono stati a casa lì si è anche mangiato. Poi c'ho da mettere a posto tutti gli stracci, vedete gli stracci lì che ho lavato, perché ora man mano pulisco faccio l'accumulo e poi vado a lavare tutto, tappeti, anche quel tappeto lì andrà messo a lavare. Voglio anche capire se riesco a lavare questo tappeto. Se non riesco lo laverò domani, però ora guardo un attimino, perché se mi tolgo questo riesco a lavare velocemente il pavimento, come vi dicevo prima, tirando su le cose è meglio. Comunque ho ancora da fare. E siccome le 4 arrivano velocemente, io ora vi saluto con questo video. Se riesco ad attaccare, cioè a fare diciamo le pulizie giù un po' più approfondite, vi faccio il video anche di questo. Lo farò lo stesso oggi, però ve lo metterò in un altro video. Altrimenti ora guardo, dipende dal tempo. Intanto devo mangiare, poi siccome tempo mezz'ora, poi ho 2 ore. Se riesco in 2 ore metto magari la telecamera e cerco di fare il possibile, pulire anche qui ci devo proprio pulire. Qui abbiamo vissuto un po' di più, ora le camere, era una settimana che non ci andavo su, perché andavo sì, poca roba, però erano veramente da fare. Poi queste 2 settimane per me sono state 2 settimane piene di lavoro. Ora questa settimana è un pochino più libera e quindi oggi approfitto, domani anche, però ho da fare anche esternamente. Devo mettere a dimora le patate, devo mettere un po' di prezzemolo, insomma ho da fare anche fuori, quindi mi volevo sbrigare l'interno, poi ho da pulire anche i vetri se non piove, quindi ho da fare, ma questa settimana non ce la faccio perché venerdì e sabato lavoro, cioè ho da fare un po' di cose, quindi ho da fare, posso fare oggi e domani, se non mi viene qualche appuntamento, ovviamente all'improvviso, un imprevisto, un appuntamento così, che mi chiamano e quindi lì, quindi cerco di sbrigarmi il più possibile. Ora vi saluto perché sennò questo video diventa interminabile, è bellissimo stare con voi a chiacchierare e niente.
vi saluto con un grandissimo abbraccio come al solito. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi se ancora non vi siete iscritti, perché siete appena arrivati sul mio canale, perché ve ne siete dimenticati. Cercate di iscrivervi, mi fate un gran piacere, ve lo dico sempre, a voi non costa niente perché non costa nulla, invece a me veramente mi fate un gran piacere, cioè io sono contentissima perché vedo che comunque dall'altra parte c'è chi mi segue e, e niente, quindi mi raccomando, iscrivetevi, ricordatevi di attivare la campanellina perché vi avvisa dei miei messaggi successivi, quelli che metto poi, e poi un bellissimo like se il video vi piace, se poi non vi piace va bene anche un dislike, è uguale, va bene, non possono piacere a tutti i video, sono convinta di questo, non vi preoccupate che non ne risento, purtroppo non sempre tutti i video possono piacere a tutti. Vi saluto con un grandissimo abbraccio, un grande bacio, ciao da Cecilia, al prossimo video, ciao ciao!